Bentornato sul canale YouTube di semprefarmacia.it. La vitiligine è una malattia della pelle caratterizzata dalla presenza di macchie bianche. Si stima che colpisca circa il 2% della popolazione mondiale senza distinzione tra i due sessi e, pur non rappresentando un pericolo per la salute, purtroppo si accompagna ancora ad uno stigma sociale. Come sempre, la conoscenza è la migliore arma contro il pregiudizio e in questo video capiamo cos'è la vitiligine, come riconoscerla, come si diagnostica e quali sono i trattamenti ad oggi a disposizione. Se il video ti piace metti like e ricordati di iscriverti al canale, a te non costa nulla ma a noi è di grande aiuto. La vitiligine è una malattia della pelle che si manifesta con leucodermia, cioè la comparsa di macchie più chiare, ipocromiche o completamente bianche, acromiche, sulla pelle. I bordi delle macchie possono essere lisci o frastagliati e la parte centrale può apparire più chiara rispetto alle zone esterne. Anche i peli delle zone colpite, così come ciglia, sopracciglia e capelli, possono diventare bianchi. Questo fenomeno è definito leucotrichia. Le zone più comunemente colpite dalla vitiligine sono sul viso, la zona intorno alla bocca e quella intorno agli occhi, poi le mani, i polsi e i gomiti, ma anche piedi, caviglie e ginocchia. Può colpire comunque molte altre zone. A seconda della distribuzione delle macchie, la vitiligine si distingue in due tipologie. La forma più comune e che interessa circa il 90% dei pazienti è la vitiligine bilaterale o non segmentale, che è caratterizzata da macchie che si distribuiscono simmetricamente nei due lati del corpo. La vitiligine localizzata o segmentale invece interessa solo una parte del corpo in modo non simmetrico. È la forma meno comune e di solito insorge in età pediatrica. Le cause esatte della vitiligine non sono ancora del tutto chiare. Le ipotesi più accreditate suggeriscono che a causa di una predisposizione genetica il sistema immunitario attacchi i melanociti, cioè quelle cellule della pelle che producono la melanina, che è il pigmento che colora appunto la nostra pelle, oppure che vi sia proprio un deficit dei melanociti che porti ad una loro ridotta sopravvivenza, ad una ridotta produzione di melanina. Nonostante le ipotesi sulla predisposizione genetica, la vitiligine non è una malattia ereditaria in senso stretto, perché solo nel 30% dei pazienti viene riscontrata la familiarità. In alcuni casi è possibile individuare in forti stress o in lesioni della cute la causa, il fattore scatenante per l'esordio della malattia, ma il motivo non è ancora ben chiaro. In particolare, ustioni chimiche o solari possono scatenare la vitiligine in un fenomeno definito di Koebner. Le macchie della vitiligine non sono in alcun modo contagiose e non si associano di solito ad altri sintomi. Tuttavia è stata riscontrata una certa correlazione tra la vitiligine e la presenza di altre malattie autoimmuni, come alcune disfunzioni tiroidee, il diabete o l'anemia perniciosa. Una conseguenza diretta della mancanza di melanina è la facilità con cui le zone depigmentate si ustionano con l'esposizione al sole. La diagnosi di vitiligine viene fatta dal medico in base all'osservazione delle lesioni e alle informazioni su modalità e tempo di comparsa di queste lesioni. Per una valutazione più precisa può essere utilizzata la lampada di Wood. Questa lampada a luce UV permette una migliore osservazione delle macchie e la distinzione da altre macchie provocate da altri tipi di patologie, ad esempio quelle fungine. In alcuni casi può essere necessario effettuare le analisi del sangue per assicurarsi che non coesistano altre malattie di natura autoimmune. La vitiligine ha l'andamento altalenante tipico delle malattie autoimmuni. Una volta esordita, a volte rimane stabile per anni, altre peggiora rapidamente. Raramente capita che migliori spontaneamente o che addirittura scompaia del tutto. Per chi soffre di vitiligine è innanzitutto importante proteggere le lesioni dai raggi UV del sole, che possono ustionare rapidamente queste zone. Le terapie ad oggi a disposizione possono migliorare l'aspetto delle lesioni, ma vanno scelte accuratamente dal medico perché non sono prive di effetti collaterali. Il primo approccio di solito è l'impiego di creme a base di derivati del cortisone, a volte in associazione con alcune tipologie di vitamina D. Da qualche mese è approvato anche in Italia l'impiego di un nuovo farmaco in crema, il ruxolitinib. Questi farmaci però vanno utilizzati con molta costanza e gli effetti si vedono anche dopo mesi di utilizzo.
Quando si sospende il loro impiego, a volte si perdono i vantaggi ottenuti. La terapia a PUVA è l'associazione di sostanze fotosensibilizzanti come gli psoraleni per via orale alla esposizione a raggi UVA. Questa terapia ha lo scopo di stimolare i melanociti a produrre melanina. Lo stesso scopo viene perseguito con l'esposizione a raggi UVB a banda stretta. Anche in questo caso è necessario avere molta costanza e sia i farmaci fotosensibilizzanti che i raggi UV possono avere diversi effetti collaterali. In casi molto resistenti o dove il disagio psicologico sia eccessivo, si può pensare ad un trapianto di melanociti, con tutti i rischi che un'operazione del genere comporta. Quando l'area più chiara è molto estesa, si può invece pensare ad uno sbiancamento delle zone non colpite. I farmaci utilizzati sono creme che risultano a volte molto irritanti e l'effetto non è reversibile. Per chi è colpito da vitiligine, le macchie sulla pelle possono rappresentare un grave condizionamento alla vita sociale. Addirittura in alcune zone del mondo le persone con vitiligine vengono isolate per paura della contagiosità. Da noi per fortuna non è così, ma il disagio è comunque presente ed è importante avvalersi di un supporto. In alcuni casi, per fortuna, c'è chi addirittura riesce a fare della vitiligine il proprio punto di forza e va benissimo. Per chi voglia aiutarsi a camuffare un pochino le macchie in zone piccole, ad esempio sul viso, esiste il make-up camouflage, oppure per zone molto piccole e difficili da trattare come ad esempio le labbra o il capezzolo si può ricorrere alla dermopigmentazione, una sorta di tatuaggio semipermanente. Abbiamo parlato della vitiligine, questo disturbo della pelle che non è pericoloso per la salute ma può creare molto disagio a chi ne soffre. Se hai domande o vuoi lasciare la tua testimonianza, lascia un commento. Un saluto dalla dottoressa Valentina di semprefarmacia.it, la tua farmacia sempre con te.